Finalmente sono qua, sono dove volevo essere. Hello everyone, and welcome to the 2022 ISU World Synchronized Skating Championships. Quelli sono attimi che rimangono sospesi. Ok, e quindi qual è il mio prossimo obiettivo? Non è un mondiale, non è un punteggio, è giunto il mio momento di dire stop al patinaggio, no, forse no. Ovviamente con una squadra nuova non sai cosa aspettarti. Siamo in grado di essere squadra, di trovare il nostro equilibrio. Quello che tu provi è amplificato, è come se fosse in una cassa di risonanza. Assolutamente sì, al positivo e al negativo. Lo status emotivo che ti crea, che ti alza, può portare sempre a due cose. E o è bene o è male. Potete contare sempre di più sulla squadra perché è stato un disastro l'inizio, cioè voi avete tirato fuori una buona performance che non era scontato. Perché sto facendo questa disciplina? Perché sto sacrificando il mio tempo nel fare tot allenamenti, tot ore alla settimana o fine settimana impegnati per le competizioni? Ne vale la pena? Il tempo passa e tu continui a pattinare e gli altri investono per te. Mi sento un po' egoista. Vedendo scritto nero su bianco le emozioni che loro provano e sentirti più simile a loro ti fa allineare. Tutte quel momento a pensare alla stessa cosa, con lo stesso obiettivo e dai l'anima. Se io dubito che tu sia performante quel giorno, Io non ne ho idea di quella gara che cazzo sia successo. quella fiducia, quel rispetto che è fondamentale. C'è una chance nella vita. È colpa della squadra. Quel periodo è stato davvero frustrante. Non so se un allenatore se la prenda con l'atleta o se la prenda con sé perché non riesce a far uscire quella cosa lì. Ci sono troppi errori. Non è il modo. Di nuovo! Già si iniziava a parlare di qualificazione ai mondiali. Confrontiamoci, parliamone, capiamo insieme che cosa c'è, che cosa non c'è e ritroviamo il modo di vivere bene le cose. Non so, siamo entrate veramente convinte. Il successo più grande è la passione, il fuoco negli occhi di tutte voi, miei compagni di squadra. Cioè per me quello è bellissimo. Una gara è sempre difficile. Non avevo così tanta ansia da veramente anni, credo. Qualsiasi cosa succede io non lo voglio rivivere quel momento. Se tu perdi di vista il processo, ci sono persone disposte a tutto. Kate è uscita dalla sua bolla perché è caduta. Io le avevo rubato alla fine un loro sogno, oltre che il mio. Se non ci crediamo ora, non ha neanche senso andare avanti, no? Per voler fare le robe però. Perché col muso C'era bisogno di tornare a focalizzarsi sul compito. Queste cose, no? La paura, la tensione, la delusione, la rabbia, il fastidio. Quella era la nostra ultima possibilità. Un fulmine dal cielo, un meteorite che ti cade addosso, non... Ho pensato, torniamo indietro, non facciamo la gara. in quel momento ho pensato di aver rovinato tutto. È stata un'attesa lunga. All of Italy is now on lockdown over the coronavirus. Hello everyone, and welcome to Hamilton, Ontario at the 2022 ISU World Synchronized Skating Championships. Proprio nella posa iniziale ho detto ok, Bea, goditelo, viviti ogni singolo istante. Few words of encouragement. And a deep breath. Ho cacciato un sorriso che mi ricorderò sempre. Ho fatto proprio un respiro, ho detto finalmente sono qua, sono dove volevo essere, quello che era il mio sogno lo sto realizzando. Cioè, quelli sono attimi che rimangono sospesi, perché è stato proprio come perdere il fiato e rimanere in questa bolla per qualche minuto e poi tornare alla realtà. Oh, some beautiful skating skills. Seeing your team in Italy the first time that they're competing here at a World Championship, absolutely phenomenal to see that kind of a performance. That was so Ho visto impressive. davanti a me Gabriele e Roberta che avevano questo sorriso, si stavano proprio sciogliendo e pattinando quasi con noi e vederli durante proprio il disco, mentre pattinavo, arrivare così vicino a loro è proprio piena di emozioni, piena di proprio felicità. Per tanti anni abbiamo inseguito un sogno e poi ci eravamo arrivati a quel sogno. Quindi qual è il mio prossimo obiettivo? Vuoi andare al mondiale, ok, sei arrivato al tuo sogno, però vuoi fare il massimo che puoi.
Non sapevamo chi sarebbe rimasto, sapevamo che tanta gente sarebbe andata via. C'è qualcuno che spostava anche la finish line della propria carriera rispetto ai mondiali. Come squadra puntiamo a quello, ma poi per ciascuna ha un significato diverso. Per qualcuna potrebbe essere bastante esserci, per altre vorrebbero esserci bene. Ognuna vive lo sport in una maniera totalmente differente. Dopo il saggio ho chiamato il mio amoroso e gli ho detto ecco basta, è finita. L'idea di smettere, di lasciare quel mondo era una cosa che non concepivo. Quando io ho scelto di fare questo lavoro l'ho scelto perché il mio desiderio era quello che un atleta potesse guardarsi indietro e dire io ho fatto tutto quello che potevo fare, che volevo fare. Adesso posso lasciare andare e occuparmi di altro, ritornare appunto nel settore in un'altra forma, in un'altra dimensione. Sapevo dentro di me che volevo continuare, però se c'era una squadra in grado di prefissarsi determinati obiettivi. È giunto il mio momento di dire stop al pattinaggio, no, forse no. Forse mi manca ancora qualcosa che è personalissimo e appunto ingiudicabile. Ho sempre mantenuto la speranza del possiamo fare ancora di più. Tutte le discipline del pattinaggio di figura hanno delle cose in comune, che è il pattinaggio, e poi hanno delle peculiarità. Ogni disciplina ha i suoi elementi specifici. Ci sono in categoria senior, ci sono 2 programmi, lo short program che è composto da 5 elementi e il free skating che è composto da 10 elementi. Le ragazze scendono in pista, devono eseguire il loro programma. E non ci sono sport simili proprio perché quello che lo contraddistingue è la sincronicità. Questa cosa che non è solo tecnica, ma soprattutto mi viene da dire è cognitiva, quindi essere tutte concentrate e emotivamente equilibrate. La cosa che mi impressiona di più è il blocco di riscaldamento. Andare all'unisono, anche solo il rumore del pattino sul ghiaccio, le guardi ma poi ti viene in mente tutto quello che c'è dietro. Quindi non possiamo pensare degli automi che sono là a fare pattinaggio, ma tutto quello che subentra, poi le emozioni appunto, quello che è la loro storia anche. Ho iniziato a Roma a pattinare, non mi sentivo di aver finito la mia carriera e quindi ho deciso di partire, di fare un'esperienza via, di inseguire un po' quelli che erano i miei sogni. Penso che oggi non sarei la persona che sono se non avessi fatto queste scelte, se non avessi lasciato in realtà la mia vita. Cioè, sono contenta, devo tantissimo a questo sport. Presentarsi con tante insicurezze, con tanti dubbi rispetto al come può funzionare quella squadra, può facilmente portare tensione e apprensione. Non andiamo sicure che questa squadra porterà subito al risultato che noi ci aspettiamo, ma è una cosa che noi desideriamo. La Trento Cup è stato un grande punto di domanda perché ovviamente squadra nuova, programmi nuovi ed è sempre così, però almeno gli altri anni è la certezza un po' delle persone che hai attorno, no? Per quanto tu possa capire una persona durante gli allenamenti, durante la creazione del programma, non la potrai mai capire fino in fondo perché la gara è la gara, è diverso. Era un test anche per vedere l'approccio alla gara. Siamo in grado di essere squadra, di trovare il nostro equilibrio, il nostro modo di concentrarci con questa squadra qua? Comunque è un banco di prova anche per noi allenatori, no? Le ragazze vanno in pista, è loro la performance, è loro il risultato, però come allenatore ci metti tanto del tuo. Come si fa a arrivare tutti pronti nello stesso momento per un'esibizione? In qualche modo dobbiamo trovare un compromesso. Da una parte per attivare e centrare l'atleta individualmente, dall'altro lato per centrarlo e legarlo alla squadra. Quindi quello è un momento, lo chiamiamo proprio di centratura, dove cominci a focalizzarti su di te, sul tuo corpo, cominci anche a pensare che sei qui in questo momento con la tua squadra e sei pronto per prepararti a questa esibizione. Se io penso a me durante il disco faccio i passi nella maniera in cui penso sia meglio per me, però magari la maniera in cui sembra meglio per me non è meglio per le altre. Cercare la connessione tra le persone, la relazione tra le persone fa sì che sento le distanze, capisco i momenti giusti per girare i passi, sento il tempo, sento altre cose. Capisco che è il momento di farlo. Adesso mi metto qua e faccio quello che ho sempre fatto senza problemi.
L'ultima cosa proprio prima di partire il disco è il respiro di squadra, stringendoci le mani, respiriamo e buttiamo fuori le angosce o le paure, anche un po' metaforico ovviamente. Già tra il corto e il lungo mi sono detta non è la squadra che avevo lasciato. Ti sei ripresa un po' da ieri? Ma sì, non lo so, cioè sì, vabbè, poi ti passa, però non lo so. Tutti è capitato di fare l'errore, no? Però è come se avessi paura che fosse tutta la stagione così ora. Lo so, però alla fine fondamentalmente pattiniamo assieme da stra poco e non abbiamo mai avuto un ricambio così grande, a parte quando si è formato il progetto. Lo so, ma pure che ci voglia troppo per risistemare le cose. Deconcentrate, tenete l'attenzione fino alla fine perché i rischi sono tanti, le cose da fare andare e vedere che le cose non funzionano al meglio può incentivare la parte di dubbio, la parte di insicurezza per tutta la stagione, perché poi non vedi più quella gara a sé, ma la tua mente ti fa vedere come se quello è l'esito stagionale. Ma nel pattinaggio sincronizzato si crea anche questa forza, che magari ho quelle 2 o 3 amiche fidate all'interno della squadra con cui posso buttare fuori la cosa, oppure possiamo parlarne dopo, oppure possono guardarmi in faccia e vedere che quel giorno non sto bene. Fondamentalmente noi siamo fortunate perché siamo una squadra che parla, che interagisce, che fa molte attività di team building. Sbagliare a livello personale ti colpisce tantissimo, quindi vuoi far bene per te, vuoi far bene per gli altri. E anche paura magari del giudizio, no? Del dito puntato contro. È un momento in cui ti devi proprio subito riattaccare, ma toccando proprio le compagne, senti la forza proprio, cioè senti che l'altra compagna ti prende come per dirti forza, cioè c'è stato l'errore, ma andiamo avanti. Devi accettare, sostenere e pensare che come è successo a quella persona poteva succedere anche a te in quel momento. Era stato un disastro, abbiamo dovuto tirare fuori il lato positivo. E ripeto, ci sono delle cose positive anche in questa performance negativa. Sì, perché potete contare sempre di più sulla squadra perché è stato un disastro l'inizio. Cioè, voi avete tirato fuori una buona performance che non era scontata. Forse avevo dato troppo fiducia alla cosa? Mi stavo chiedendo se veramente ne sarebbe valsa la pena, in qualche modo. A inizio stagione magari c'era questa divisione della squadra tra chi faceva parte della squadra da tempo e aveva una certa esperienza e chi era nuovo nella squadra. Adesso invece tutte quante avevano già un'esperienza dietro le spalle di una prima gara e potevano fidarsi di più l'una delle altre. Durante la stagione richiamiamo spesso questa cosa del cosa significa per te quella competizione, va oltre il risultato, perché se io mi punto solo a quello, chiaro, ho raggiunto il risultato, me ne vado. Io ho visto anche nelle ultime stagioni le ragazze sono andate avanti nonostante fossero stanche, nonostante fossero successe delle cose per cui magari probabilmente avrebbero detto basta, ma perché con loro stesse avevano qualcosa in sospeso. Quella soddisfazione, quel voler raggiungere quella cosa, il non sentirsi pienamente, che non è un mondiale, non è un punteggio. Perché sto facendo questa disciplina? Perché sto sacrificando il mio tempo nel fare tot allenamenti, tot ore alla settimana, o fine settimana impegnati per le competizioni? Ne vale la pena? Devi mettere in conto molte cose che non è una vita normale, non è una vita che tutti possono permettersi di fare. Quindi sicuramente devi avere dietro dei genitori, una famiglia o qualsiasi persona sia che ti supporta e crede in quello che fai. Il tempo passa e tu continui a pattinare e gli altri investono per te. Mia mamma ha fatto un sacco di sacrifici per me e tipo è solo lei, no? Dargli anche una soddisfazione è importante perché è una cosa che ritorna. Là trovo il senso del sacrificare. È delusione quando una ragazza lascia e non riesco a convincerle, tra virgolette, o a farle sognare ancora. Spesso anche loro non sanno quanto lo sport può dare loro finché non lo vivono. Però è solo dispiacere, non è delusione, quando capisco che è arrivato il loro momento, insomma, che è arrivata la fine per una serie di motivi. Se invece diventa il senso, sono qua a pattinare, faccio parte di questa squadra di sincronizzato perché non è un sacrificio, quando è qualcosa per cui ho la passione, è qualcosa
che mi piace, è qualcosa che faccio volentieri, diventa una cosa che desidero fare, allora lo vedo come una parte fondamentale. Se non avessi più quello... Ho iniziato a pattinare quando avevo 3 anni e da lì è l'unico sport che io ho mai praticato. Ho iniziato fin da subito a fare le gare di artistico, quindi singola, e il sincro mi era sempre piaciuto perché ognuno respira col proprio corpo o pensa con la propria mente, però anche solo tenendoci le mani senti il supporto delle altre. Ogni tanto tipo mi spaventa pensare che magari il pattinaggio non sarà per sempre nella mia vita. Ci sarà un momento in cui in un modo o nell'altro dovrò abbandonare questa mia passione. Se lo guardiamo sulla carta è uno sport fatto come hobby, per passione, nonostante raggiungano dei traguardi come un mondiale. Sono ragazze che appunto hanno anche una vita fuori, quindi vuol dire che tante lavorano, altre studiano, hanno ambiti su cui investono effettivamente la loro energia e le loro risorse, non essendo uno sport professionistico. E sarebbe bello che da ciascuna prendessero le soddisfazioni giuste. Quindi diventa quell'arricchimento, quella fettina alla nostra ruota della vita in più che porta sia positività ma anche può diventare quello spazio di sfogo dove ritrovano se stesse. Cosa che tante volte non è facile perché appunto l'esterno entra nel palazzetto e prende un po' piede. Non è sempre facile in realtà riuscire a staccare la pista dalla tua vita esterna. A volte una cosa incide un po' sull'altra, però secondo me si aiutano a vicenda. Penso che la squadra quest'anno soprattutto sia diventata molto forte mentalmente, che magari quelle influenze che siano negative o positive vengano filtrate, vengano selezionate solo quelle positive e vengano utilizzate quelle energie là, quelle vibrazioni lì e tutto il resto rimane fuori. In questi anni hanno fatto un lavoro, le ho viste davvero crescere non solo come donne, perché c'è anche quella parte lì, ma anche emotivamente, anche nel rapportarsi con la squadra, anche nel rapportarsi con le nuove entrate nella squadra, che era un tema all'inizio difficilissimo, visto che già le dinamiche di squadra erano delicate, quindi ingressi e uscite venivano trattati in modo molto più difficoltoso. Le loro personalità, le loro storie personali possono portare arricchimento, non solo alla performance, alla squadra, ma anche a un movimento. Se si sanno cogliere, se non si vede la performance e lo sport solo per quello che dà, mera esecuzione. Quante sono le persone che uno vuole avere vicino nella vita, con cui veramente condivide e va sempre d'accordo? Cioè l'unica cosa che mette assieme dei gruppi e li fa lavorare assieme è un obiettivo comune. E alla fine loro ce l'hanno, solo che avere quella focalizzazione sempre è difficile. La pista è come se fosse una bolla e la squadra è come se fosse una bolla. E nel momento in cui magari incroci gli sguardi delle altre, c'è solo quello. Tenere la bolla e non farsi influenzare da tutto quello che gravita attorno alla gara è la cosa principale e è la cosa che poi effettivamente ti porta a fare il meglio che puoi fare. Avendo fiducia una con l'altra e con questa connessione che creiamo prima di entrare in pista, una volta che entri, cioè sei come un tutt'uno. È il nostro mondo alla fine e solo noi possiamo capire che mondo è. E tutto il resto è secondario, è come se mettessi un attimo in pausa la tua vita. Questa è la parte più bella dello sport in realtà, ti sembra di vivere in un mondo a parte. La magia che viene fuori quando porti qualcosa di emozionante e di spettacolare. Pattinare prima per te e la tua passione, subito dopo per il pubblico, perché se tu riesci a coinvolgerlo e a fargli sentire cosa provi in quel momento, questa cosa ti dà energia. Vogliamo farci arrivare oltre che come atlete, come persone, e questa cosa l'hanno sentita. Ci sono ottimi atleti, ottime squadre che magari fanno il loro compito bene ma non trasmettono all'esterno. Ci sono atlete o squadre, come nel nostro caso, credo che sia proprio uno di quelli, dove l'emozione arriva, non può esserne indifferente, ma perché non si tratta solo dell'esecuzione, può esserci anche una caduta, può esserci un errore, un'imprecisione, ma
tutta quella influenza emotiva che ti arriva è veramente forte. Abbiamo sentito proprio lo spettacolo che stavamo creando tra noi 16 in pista, con il pubblico, con quelli che erano fuori sempre della squadra, con Roberta. Lì puoi vedere l'allenatore a nudo, perché c'è tutta la passione, c'è tutto quello che ci metti anche come persona nel far uscire quella cosa. Ti senti ripagato perché sai che il tuo lavoro è servito a qualcosa, sai che riesci a passare la magia anche a qualcun altro, quella che provi tu. Ho proprio sentito la squadra, quelle poche volte in cui senti che c'è una squadra che sta pattinando insieme. Primo momento in cui ho sentito di nuovo la sensazione di famiglia. È questa coesione sociale, no? Che porta al raggiungimento di un obiettivo. Quindi se voglio realizzare il mio sogno, se voglio raggiungere il mio obiettivo, devo comunque far parte della squadra, non solo presenza fisica ma anche emotivamente. Quello che tu provi è amplificato, è come se fosse in una cassa di risonanza. La squadra è come se fosse una cassa di risonanza, assolutamente sì, al positivo e al negativo. Nei minuti precedenti alla pista proprio ho riportato una citazione di Vialli, credo, che era scomparso da poco. Si diceva che il 90% delle cose che ci accadono sono frutto nostro, invece il 10% è quello che non possiamo controllare e che ci accade. Insomma, era per motivare la squadra, essere focalizzati sul proprio compito, non concentrarsi appunto sul punteggio, sul risultato finale che non dipende da noi, ma semplicemente portare a casa la miglior performance. Dall'inizio alla fine, un elemento alla volta, sulla musica, assieme, e godetevi. Riempite ogni movimento. Ok? Ricordatevi, 10% ciò che ci accade, il 90% quello che è sotto il vostro controllo. Siate padroni del vostro programma, del vostro corpo e di ogni elemento. Ok? Forza ragazze, in bocca al lupo. Dai! Ah, dai, cazzo, Bea. Non lo prova mai quel pezzo, non lo prova mai. Come cazzo poi? Non è niente di difficile. Ci sono state molte cadute, sintomo di persone che non erano sulla stessa lunghezza d'onda. Io non ne ho idea di quella gara che cazzo sia successo. Ma come cavolo si fa? Come cavolo si fa? A non far niente, su due piedi. Invece che essere nel qui ed ora, cosa che dice sempre Brunella, godersi il momento e vivere il momento. È come se fossi sempre tipo sull'attenti a guardarmi intorno se c'erano errori, se qualcuno sbagliava, se io sbagliavo, se il tempo era giusto. Come se, sì, dovessi sempre controllare tutto in qualche modo, no? Cercare di controllare tutto, che tutto andasse. Io rispondo per me, ma non ho il pieno controllo delle altre. Quindi in qualche modo devo fidarmi che le altre abbiano fatto al meglio la loro preparazione, che sia il riscaldamento, che sia l'allenamento, che siano concentrate, e questa parte non la controllerai mai. Sentivo tutte queste tensioni, magari le persone venivano a parlarmene anche, no? Un po' di battibecchi anche con altre ragazze della squadra, insomma, che si sono risposte male. E si sfogavano con me, quindi mi buttavano tutta sta roba addosso. E se io parto già negativa, questa cosa si amplifica ancora di più, viene sminuito o quant'altro, ma comunque rimane una cosa negativa che si prolifica, si diffonde, no? Ci siamo meritati una pacca nei denti. Una batosta prendono. Cioè, ragazze, però, Alice, adesso ascoltami. 3 elementi a meno. Su delle stupidate. Perché l'angle, chiudi quei piedi. Quante volte lo dico alla fine dell'angle? O lo tieni più volte negli allenamenti, se no in gara ti cede. Quante volte ti correggo la partenza dell'hold? 10 volte su 10 in allenamento devi farlo, perché sennò questo succede. C'è una chance nella vita. Avete lottato fino alla fine, ma non è quello che sapete fare? Se io dubito che tu sia performante quel giorno, perché uno può avere un super fisico che esce sabato sera a far festa e entrare in pista e performare, però questo non è bene magari per la squadra, che sa che l'atleta ha fatto quella cosa, quindi possono esserci dei timori, dei dubbi, e questa cosa in uno sport di squadra, ma in particolare sincronizzato,
diventa difficile da gestire proprio anche a livello emotivo. Cioè quella fiducia, quel rispetto reciproco che è fondamentale. Ho sbagliato perché ho lasciato vincere la mia parte un po' più emotiva, la mia rabbia del momento. È colpa della squadra. Se ci troviamo in una situazione in cui qualcuna non si comporta o fa qualcosa che dà fastidio al resto della squadra o che potrebbe comprometterla, vuol dire che forse non abbiamo comunicato così bene quanto però a noi interessa. O quando mi raccontano, ma non sai cosa è successo qui, cosa è successo là, gli ho detto, vabbè, ma voi cosa avete fatto per evitare che succedesse? Quello che succede, le dinamiche di squadra, le dinamiche tra ragazze, spesso è di parlarne tra di loro senza affrontare la questione veramente con chi. Ne basta una che abbia un'emozione difficile da gestire quel giorno o un pensiero fastidioso quel giorno, comincia come a diffondersi un pochettino questa cosa, e se non siamo belle solide in autonomia per gestire appunto l'esterno, per gestire i fattori distraenti, allora sì, può essere un problema. Già si iniziava a parlare di qualificazione ai mondiali. Confrontiamoci, parliamo, ne capiamo insieme che cosa c'è, che cosa non c'è e ritroviamo il modo di vivere bene le cose. È difficile poi anche gestire Spingo, Sabri, spingo! Quando c'è così tanto delusione, incazzatura. Anche Roberta l'abbiamo vista molto arrabbiata con noi e con se stessa. Quando mi arrabbio è perché non vedo, come dire, la concentrazione, l'attenzione giusta, la focalizzazione giusta da parte di tutte. L'ideale sarebbe riuscire a entrare con la stessa concentrazione, con la stessa attenzione in allenamento come si entra in gara. E se sei lì perché vuoi farlo e devi metterci l'impegno e la testa in quel momento. Quel periodo è stato davvero frustrante e diciamo che quando aumenta la tensione, il tempo è poco e l'obiettivo è grande, Roberta inizia a tirare di più. Io non mi accontento più di vedere l'elemento eseguito in maniera meno precisa, meno pulita. E io dico che ogni tanto prima della gara la squadra si inventa di non essere più in grado di fare una determinata cosa e per un paio di allenamenti quell'elemento non funziona proprio più, ma dall'oggi al domani... Di nuovo? Non è possibile, cioè. Non è il modo di provare le cose. Ci sono troppi errori. Ancora? Quindi di nuovo, fai di nuovo. Perché hanno bisogno di acquisire, come si dice, di acquisire un gesto tecnico, di acquisire l'approccio, la preparazione, l'esecuzione di un elemento tantissime volte, soprattutto perché sono tante ragazze con tante teste diverse. 2 volte la fate, poi lo fate intero e non lo fate? È che tu vedi quel potenziale che hanno le atlete e che loro stesse non riescono a vedere. E questo penso che sia quello che ti fa più rabbia. Quindi non so se un allenatore se la prenda con l'atleta o se la prenda con sé perché non riesce a far uscire quella cosa lì. Roberta non è una persona che si accontenta, secondo me, e grazie a questo è arrivata dove è arrivata e grazie a questo è riuscita a portare noi dove siamo arrivate. Sicuramente pretendo tanto dalle ragazze, però mi baso anche su come faccio, diciamo, anche nella vita di tutti i giorni a prepararmi alle mie attività, insomma. Comunque lei un equilibrio l'ha trovato e sono contenta per lei, però sono anche consapevole che sta probabilmente sacrificando tanto. Ha trovato una persona che comunque le lascia inseguire il suo sogno e l'aiuta, e quindi io ammiro come lei è riuscita a crearsi una vita adatta a quelle che erano le sue aspettative. Quello sì. Qualche senso di colpa ce l'ho. O più che altro perché ogni tanto gli impegni si sovrappongono e quindi mi perdo alcuni momenti di famiglia o alcuni momenti importanti di Fede, come la sua prima gara in bici. Vengono sempre a vedere le gare a Trento, vengono sempre a vedere i programmi, quindi sanno esattamente cosa faccio. Faccio del mio meglio, nel senso che comunque sono aiutata tantissimo da Leo, capisce quanto vuol dire per me questo sport. Ha sempre accettato e sa che per me è fondamentale, che non potrei vivere senza. Il periodo peggiore è il periodo di piena stagione agonistica in cui magari si va fuori casa, si va in trasferta e lì sono tante le giornate che manco da casa. Gli dico vado a lavorare, allora mi chiedono ma quando torni? Che invece magari torno la sera. Però. Io la ritengo una grande persona, la ritengo una grande allenatrice. Una grande allenatrice
lo vedi dai risultati che la nostra squadra ha raggiunto e dalla considerazione che ha lei come persona a livello internazionale. Ha portato tanta innovazione, soprattutto nel sincronizzato in Italia. Many people in Finland do remember your programs because you have a general idea of what Italian synchronized skating looks like. At least last year when you were at the Worlds, you really made a very good impression to the international audience back there with personal kind of programs. It's not really traditional Italian, I think. It's more like going with more speed and with more creativity than what we have been used to. And still many people remember your first senior program with the girl on the dress. Yes. It was really creative and something unique, and that's something your every program has it. That's something little creative thing. We had a camp together back in August. We had a really fun week there at the mountains. We are now trying to improve the group lifts to find a good holds for the lifters so that it's easier to get up, and then we are also trying to gain more speed during the group lift. I was a skater in the Helsinki Rockets back in the days. We paid by ourselves, so one season for our skaters cost approximately 10,000 euros. So many of our skaters are working and not studying so that they can afford this. And it's really a pity because they have to quit their careers sooner. Team Surprise was my life. I have many different memories. And I think that the problem is that we still don't have like an Olympic game because we couldn't make that sport as interesting that TV needs, or for me either, I think it's not interesting if everybody could get the highest level. I remember the first day we were working together, really novice team, basic, and the job you have done is really wonderful. Quando un allenatore ci mette passione in quello che fa, che non è solo il voler portare una squadra a un obiettivo, ma è il credere che quello sport, quella disciplina abbia determinati valori, abbia determinate caratteristiche che possano ampliarsi, amplificarsi e portare a un risultato maggiore. In questo caso potremmo pensare davvero a uno sport olimpico. Credo che ci metta davvero se stesso. Sentivo sempre di doverle dimostrare di valere e di essere all'altezza di stare nelle Eyes on Fire. E quindi tante volte ho sognato questa cosa, che non riuscivo a farle capire che aveva fatto la scelta giusta, e quindi mi continuavo a dire in questo sogno di tornarmene da dove ero venuta, quindi di tornarmene a Roma e quindi di smettere di inseguire il sogno con le Eyes on Fire. Forse anche questa è la cosa che è cambiata tanto, il fatto che crediamo molto di più in noi, secondo me, negli ultimi anni rispetto a quanto valore ci davamo una volta. Ho visto molto di più il qui ed ora rispetto a qualsiasi altra gara di qualsiasi altro anno. Abbiamo preso questo gomitolo, ho formato appunto questo cerchio. Alla fine il significato è che avevamo creato tutta questa ragnatela, diciamo, con questo gomitolo, ognuno teneva la sua estremità. La ragnatela sta in piedi finché tutte tengono il filo e fanno la loro parte, no? Tutte quante hanno il suo ruolo nella squadra e creano il loro equilibrio e contribuiscono al successo, agli insuccessi della squadra, insomma. E spero che comunque vada e vi portate a casa qualcosa per crescere come delle persone, perché alla fine della vostra carriera sportiva sarete delle persone migliori. Ha lasciato personalmente ognuno di noi dei bigliettini in cui ha scritto una frase motivazionale su di noi. Non riesci a rimanere passivo a questa cosa, secondo me. Ti dà la carica per andare ancora avanti, no? Non so, scrivere un altro pezzo di tutto questo viaggio che tu hai fatto. E poi mi ricordo questo silenzio assoluto. Un silenzio che di solito non c'è. C'era magari quella tensione in più, ma anche una concentrazione veramente forte, secondo me, in quel momento. Non so, siamo entrate veramente convinte. E forse anche un po' il riscatto, la voglia di riscatto che avevamo da Chiavenna. Quando
senti questi allineamenti della squadra, è una sensazione super profonda e senti che tutte siete in quel momento a pensare alla stessa cosa, con lo stesso obiettivo e dai l'anima. Nessuno ti dirà mai tornatene da dove sei venuta. Ti ho aperto le porte, ti ho scelto tanti anni fa e lo rifarei. Guarda dove sono arrivate le Eyes on Fire, anche grazie a te. Forza, forza! Per me il successo più grande è vedere la passione, il fuoco negli occhi di tutte voi miei compagni di squadra. Cioè per me quello è bellissimo. Per chi non ha mai provato niente del genere è stato, secondo me, inspiegabile. Com'era dentro? Bellissimo! Bello? Sì. Un po' faticoso? Però avete pattinato bene, dall'inizio alla fine. È come se si fosse un po' tipo tolta la maschera dell'allenatrice e ho visto in lei tutta la passione in quel momento. Gli allenatori mascherano durante il periodo preparatorio di allenamento, di pratica, ma è necessario che non facciano uscire quella parte per non condizionare poi il processo. Questo è quello mentale, giusto? Sì. Ho portato quello che sapevamo fare, mentre che per il pre-element proprio l'elemento era buono. Alla fine di tutto il ruolo del capitano non è poi niente di diverso dal ruolo di atleta che ognuno deve fare, secondo me. Nel momento in cui io all'inizio mi è stato detto ok, tu sei il capitano, ho detto ok, ma non posso più essere così. Cioè all'inizio ero tipo soldatino. Cioè mi ricordo una settimana in cui per me era proprio, arrivavo all'allenamento un po' agitata, devo essere seria, devo dare il buon esempio, devo essere sempre composta, non chiacchierare, però in realtà non è quello. Cioè non è tu sei il capitano, tu sei Caterina e hai questo ruolo. Dei momenti è molto difficile, mi viene in mente durante i campionati italiani in cui io ero proprio... Le settimane prima io le ho vissute con un'ansia incredibile. Non avevo così tanta ansia da veramente anni, credo. I campionati italiani sono una gara sempre difficile. In più è la gara regina a livello nazionale, quindi si voleva assolutamente fare bene, quindi c'è sempre un po' più di pressione. Non ci sono, non ragionano, non ci stanno provando. Non è possibile questo? A cosa pensano? Voi constatate che voi dite, beh, è inutile pensare sempre alle cose difficili o le nostre ansie, le nostre paure, ma il nostro compito è un po' quello. Ma come? Ci fai fermare proprio lì dove non vogliamo fermarci? Su quelle cose che temiamo di più e abbiamo paura influenzino anche la nostra prestazione. Di quel pensiero che voi dite, sì, magari c'è, non c'è, a volte, talvolta, ma se appare in gara ha questo peso. Quindi immaginatevi di essere là a fare il vostro pezzo, però con questa cosa qua davanti, no? Che vi chiede energia, vi chiede fatica. Ci dobbiamo fermare qui. Quella parte che noi vediamo come negativa, difficile, che non vogliamo nemmeno trattare, in qualche modo quando siamo sotto pressione, poi è la prima che agisce.
Figuriamoci pensare a un gruppo di ragazze dove ognuna ha il suo modo di esprimere queste emozioni, conoscendo che alla fine la mia ansia è la tua ansia, la sua paura è la paura dell'altra, e in quel modo ci uniamo per trasformarla in qualcosa di più funzionale a quello che è il nostro percorso, a quello che è la nostra prestazione. E non è sempre facile, soprattutto se veniamo da situazioni che le hanno rafforzate. Cioè mi sto lasciando prendere un po' troppo forse da questa cosa, cioè sento che la paura inizia a crescere. È data anche tantissimo da quello che è successo l'anno scorso ai campionati. Bisogna cambiare, che odiamo l'esempio che la competitività giusta e l'educazione è alla base di tutto. E poi ce la giochiamo sul campo. Oggi sapevate di non aver fatto perfetto la parte finale. Guardatevelo e studiatelo. Ok? Non facciamocelo rovinare. In tutti i modi non lo voglio vivere, qualsiasi cosa succede io non lo voglio rivivere quel momento. Una persona che svaluta così tanto il tuo lavoro e sa in realtà quello che è il lavoro che c'è dietro, non lo riesci a capire fino in fondo, ti chiedi perché dovrebbe dire una cosa del genere. Se tu perdi di vista il processo, anche come genitore, anche come allenatore, che guardi solo il risultato e lotti per quello, ci sono persone disposte a tutto. È il gesto più brutto che abbia mai visto nel mondo del pattinaggio, che abbia mai vissuto nel mondo del pattinaggio, cioè in tutti questi anni proprio. Cioè la cosa... Però cioè, mi ha fatto piacere vedere il video perché ho visto una squadra. La squadra è molto importante in queste situazioni perché magari tu l'hai presa male ma c'è qualcuno che l'ha presa un po' meglio e riesce a tirarti su. L'abbiamo superato assieme e poi siamo andati avanti, no? Insomma, siamo cresciuti ancora di più quest'anno, quindi ne abbiamo fatto solo tesoro e questo gli rimarrà poi. Io sono lo spettacolo e tu sei tenuto a gioire o a essere anche triste, però nel tuo. Alla fine là siamo appassionati, tutti, di qualcosa, perché se no tu pubblico non lo verresti a vedere e io non lo farei. E quindi lì lotti perché queste cose non avvengano, perché danneggia non solo delle atlete che appunto dedicano il loro tempo a questa cosa, che non è solo il risultato ma è davvero un progetto anche. Il pattinaggio mi ha aiutato a cambiare, però è come se ogni volta mi desse una prova per riuscire a superarmi di nuovo. Abbiamo fatto riscaldamento, ovviamente un po' la tensione aumentava, però sempre concentrate, sempre sul pezzo. Tutti siamo consapevoli che la squadra deve concentrarsi, quindi è il rispetto totale della preparazione, insomma, della squadra di quel momento. Riusciremo ad arrivare a tutti. Nietzsche diceva: diventa ciò che sei, senza lasciarti bloccare dalla paura e dall'incertezza. Rimani qui ed ora e crea la tua magia. Siamo qui in questo momento insieme e siamo pronte. Siamo entrate in pista
Quando lo stadio è così pieno bisogna essere bravi a prenderlo nel modo giusto, non farsi distrarre, non farsi schiacciare dal contesto, perché comunque l'aspettativa era alta. Questa stagione particolarmente nel programma lungo, funzionava o aveva un qualcosa di speciale che arrivava. Quello che mancava da fare era di intrattenere il pubblico, far entrare tutto il pubblico e tutte le persone dentro il nostro programma. È molto attento a quello che succede, è silenzioso e rispettoso dei momenti di difficoltà, ad esempio, del programma. Esplode solo nel momento di esecuzione, come se sapesse quando può esultare e quando non può esultare. Volevano emozionarsi con noi. Mi sono sentita veramente libera e che amavo quel mondo più di ogni altra cosa in quel momento, che volevo fare solo quello. Mi sentivo proprio di essere nel posto giusto al momento giusto. No! Non è possibile, non lo sto vivendo davvero. Come un brutto sogno. Nel frattempo ho sentito il pubblico proprio cadere quasi con me. Come se fosse stato un elemento in cui l'ha risvegliata, no? E quindi lì ha sentito la reazione del pubblico. E lei ha urlato ancora prima della fine della musica, scusate. Dispiacere, ma anche in realtà, in qualche modo, orgoglio di quello che avevamo fatto. Si sentiva proprio mentre pattinavamo che è come se fossimo lì solo noi. Quando siamo tornate in spogliatoio è stato difficile. Io le avevo rubato alla fine un loro sogno, oltre che il mio. E secondo me ognuno di noi in quel momento stava cercando di fare i conti con le proprie emozioni. È limitare un po' le sensazioni brutte che potresti far uscire e che non servono in quel momento. E per poi darmi la spinta per riuscire a rimanere nella squadra come una persona costruttiva invece che distruttiva, insomma. Nei momenti così non hai bisogno di staccarti, ma forse hai bisogno di avvicinarti ancora di più, no? Un programma così non l'abbiamo mai pattinato. A parte gli errori, qualsiasi cosa, non si può negare che non abbiamo mai pattinato un programma così. Gli errori fanno parte dello sport, eccetera, esatto. Però si rischia, può succedere. Sì. Quindi vi aspettiamo martedì. Perché non è finita la stagione. Più cazzute che mai. Ci aspettano 2 settimane intense e poi di nuovo in pista, ok? Gabriele secondo me in quella gara è stato un'ancora importante perché è come se lui ci avesse un po' portato fuori da quella sensazione di delusione di quel momento. Diciamo che la gara, soprattutto quando pattinano bene, la guardi proprio come spettatore, non come tecnico. Poi tutta la parte dell'analisi di quello che è stato lo si fa dopo, insomma, no? La cosa che secondo me bisogna evitare di fare, anche se poi gli atleti non vedono l'ora di parlarne, è parlare della performance della gara il giorno della gara. Ed è difficile infatti parlare alla squadra subito dopo un evento. Dietro le quinte in realtà io e Gabriele ci sentiamo tanto, cioè mi confronto tanto con Gabriele e con Brunella anche, in separata sede. Ripeto, c'era secondo me molta aspettativa, però c'era anche la volontà di fare e anche la consapevolezza di poter fare una buona gara, cosa che poi loro hanno fatto. Giorni subito dopo la gara avevo la testa completamente focalizzata su tutto quello in cui non dovevo averla, cioè io ovviamente avevo gli esami, in quel momento ero in sessione, e non riuscivo neanche ad aprire i quaderni, cioè li aprivo ma leggevo parole vuote, è come se la mia testa non riuscisse a connettersi perché pensavo totalmente ad altro. Noi
avevamo dato il massimo, avevamo sbagliato, dovevamo accettarlo, però poi si va avanti, non ci si può fermare lì. Tanti di noi hanno smesso di crederci perché c'era chi ha ammesso che non ci credeva più, che tanto era finita. Fare come se nulla fosse successo è disumano, non è possibile. Quindi è capibile anche da mettere un po' in preventivo che se c'è qualcosa che non funziona, i primi allenamenti saranno così. Che un atleta ci creda meno e uno abbia già abbandonato la barca. Il fatto è questo, che io posso dirlo o non dirlo, ma in allenamento esce questa cosa. E se non siamo bravi a riconoscerci che noi abbiamo già lasciato, che noi non crediamo più in quella cosa, non facciamo il danno solo a noi, ma lo facciamo davvero alla squadra. E trovarsi in gruppo e dichiarare questa cosa con onestà è difficilissimo. Cambiare il pensiero è impossibile o la convinzione è impossibile. Guardate, tutte quelle verdi sono quelle emozioni fastidiose. Abbiamo tutte queste cose, no? La paura, la tensione, la delusione, la rabbia, il fastidio. Il tutto sta a accorgerci di questo e fare in modo che questi pensieri stiano lì, da qualche parte, ma non entrino in pista con noi. E noi comunque proviamo ad andare avanti con l'attività, a dare importanza a quello che stiamo facendo, a lavorare in modo costruttivo per quello che è il percorso che stiamo portando avanti. Ce la facciamo? Sì, questo se lo sono dimostrate, ce la fanno. Se non reggo le gambe non c'è neanche la destra, poi fa male. Quindi concentrate. Sì. Non possiamo più tornare indietro. Quindi ogni secondo che abbiamo oggi dobbiamo sfruttarlo al massimo per voler fare le robe però. Sì. Perché col muso adesso dobbiamo entrare e farlo come vogliamo farlo domenica, come se fosse l'ultima volta che facciamo questo disco. Se non ci crediamo ora, non ha neanche senso andare avanti, no? Avere fiducia e crederci è la prima cosa, è la cosa più importante per cercare di raggiungere un obiettivo. Poi ci sono età diverse, teste diverse all'interno della squadra, quindi hai magari gente più matura che è concentrata su quello, sul compito, su quello che deve fare, e gente che invece guarda un po' anche la cornice, no? Cioè se faccio bene posso arrivare lì, se faccio male mi perdo un'opportunità. Il fatto di avere una programmazione che ti riporta sul compito e ti ricorda qual è il tuo focus di quel momento può aiutare a uscire da questo, diciamo, loop negativo. La differenza la faceva la reazione che avevi in pista, l'atteggiamento, la testa che mettevi in pista in quel momento. Quello che lo sport e la vita ci richiedeva era di reagire. Se non reagiamo abbiamo già perso in partenza. Se reagiamo abbiamo un'opportunità. La Sprint Cup era l'ultima chance che avevamo e comunque eravamo pronti ad affrontarla alla fine. Gli allenamenti successivi dopo i campionati sono andati avanti. Ho cercato di rifocalizzarmi perché ero pronta per la Sprint Cup. Proprio non ci sono parole per descrivere, ci sentivamo proprio vuote. Abbiamo accettato che non c'era più niente da fare. Mi sono sentita come persa, no? Perché comunque ero consapevole del fatto che quella era la nostra ultima possibilità. Non ti viene neanche da piangere lì per lì, un fulmine dal cielo, un meteorite che ti cade addosso, non te lo sai spiegare. In quel momento ho pensato di aver rovinato tutto. Silenzio totale. E poi ricordo solamente i pianti di tutte quante. Ho l'immagine di quando sono arrivato il venerdì sera in spogliatoio che sembrava un funerale, perché tutti piangevano. È la tua ultima gara, quindi, in qualche modo, e te la devi vivere così, in questa maniera. Io ho pensato, torniamo indietro, non facciamo la gara. Ti viene da
da mandare tutto a quel paese. Inizialmente abbiamo pensato non avesse quasi neanche senso provare. E per l'ennesima volta abbiamo dovuto cambiare i giochi, trovare un allenamento aggiuntivo. Adesso però cerchiamo di capire cosa possiamo fare. Possiamo farcela o possiamo non farcela. Facciamo allenamento e vediamo. Cioè, poi alla fine le protagoniste sono loro, quindi era un po' lasciata loro la palla e la decisione, no? Cioè, se riuscivano a fare qualcosa valeva la pena provare comunque. Questa è la vita, provare sempre ad andare avanti. Vedremo adesso cosa possiamo provare a fare tutti insieme. Non sapevamo da dove iniziare, come comportarci, come... E là mi sono resa conto che se io mi fossi lasciata battere non avrebbe giovato all'ultima opportunità della squadra di riuscire a portare a casa qualcosa, no? Scegliere di agire in quella situazione in un modo che non era stato preventivato. Ti rendi conto che in quel momento tu eri insostituibile, eri necessaria? Quante situazioni ti fanno sentire così nella vita? Io non so se sarei riuscito a fare quello che abbiamo chiesto di fare alle ragazze, non lo so. Quindi quello che tu avevi in mente, quello che tu ti aspettavi fosse, non sarà. Scusate, cioè io gli ho chiesto scusa e gli ho detto io non ce la faccio. Mi dispiace ma non ce la faccio e gli ho chiesto scusa. In quel momento crollano i pilastri della squadra e che altre persone riescano ad emergere, a tirar fuori le loro personalità, le loro risorse per far fronte in una situazione di emergenza. Quanti sport fanno questa cosa? Ragazzi, andiamo? Dai. E in quell'allenamento sono andato con un punto di domanda enorme, nel senso che se tu cambi una pedina le cose non funzionano come ti sei allenato, no? Perciò era molto diverso. E in più era difficile sia per le ragazze che entravano a fare questa cosa, sia per le altre, perché comunque non sapevano quanto potevano affidarsi, no? Può essere pericoloso, comunque è una persona sopra la testa, se devi sollevare a 3 metri di altezza, con delle lame sotto ai piedi. Ma non sapevamo neanche se avremmo potuto mettere in pista una performance sufficiente, cioè presentarci. E infatti abbiamo gestito le 2 giornate di gara solamente con l'obiettivo di portare a casa 2 programmi, di fare questa esperienza, perché in qualsiasi momento potrebbero succedere queste cose. Ovviamente non è la situazione ideale, però come squadra dobbiamo metterci in gioco e l'abbiamo fatto, ci siamo rimessi in gioco. In quel momento, quando succede qualcosa di brutto, di negativo, soprattutto se è alla fine di un percorso, il rischio è poi che ti focalizzi solo su quella piccola parte, no? Avevamo questo filo lungo che rappresentava tutta la nostra storia e quindi è stato importante ripercorrere tutto il viaggio come a completare un cerchio e di non focalizzarci solo su quello che era il risultato finale. Volete essere tutte soddisfatte, no? Di quello che fate, di quello che portate, di come reagite oggi, di come sarete. Era qualcosa che noi non potevamo controllare, non potevamo sicuramente prevedere, però potevamo controllare la nostra reazione a quella situazione. Prenderla in mano noi e non lasciare passivamente che le cose accadessero. Ci ho provato, ho definito il mio destino, io, con le mie gambe, con le mie mani. Ci siamo comportate nel migliore dei modi, cioè non potevamo fare più di così in qualche modo. E penso che questa cosa dimostri anche tanto il nostro valore come squadra, il fatto di non scappare di fronte alle cose, ma di accettarle e fare il meglio e arrabbiarsi perché non vengano lasciate così. Questa è una bella reazione da parte della squadra, non era quello che sapevamo fare, però andava bene. Siamo squadra, noi in pista ci andiamo e tiriamo fuori il meglio. In quella situazione, per come siamo in questo momento, per quello che possiamo fare. Sono state grandi, cioè hanno reagito veramente bene. Cioè è bello vedere che la squadra lavora da squadra, no? E ce l'hanno fatta, e questo è il messaggio più bello.